Ben ritrovati a tutti e buongiorno qui da Radio Rossonera. È martedì 17 ottobre del 2023. Obbligo di riscatto, Henry. No, È un pochino sì. assomiglia ma non è. Assomiglia un po' a obbligo di riscatto oggi. Mattino Milan. Io so che vi manca. Lascia questo, dai. Dai, un po' di mercato. Dai, torniamo un po' all'estate, visto che non ha fatto caldo fino all'altro ieri. Ma è ottobre, esattamente, quindi in teoria mattino Milan, ma oggi facciamo un po' di mercato, un po' di quei nomi che sono usciti, stanno uscendo in questi giorni, tralasciamo un attimo il discorso Tonali, Fagioli, Zaniolo, scommesse, lo recuperiamo oggi nel talk quando verrà a trovarci ospite un legale di diritto sportivo, un giudice dello sport, e quindi insomma chi meglio di lui potrà rispondere a tutte le domande che gli potremmo fare direttamente al talk di oggi pomeriggio. Lo lasciamo quindi da parte il discorso, come lasciamo da parte il discorso del ritorno di Isma Benasser, che tanto l'abbiamo detto ieri. Sai cosa non lasciamo da parte? I like a questo video, mettete like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per tutte le notifiche, per avere tutti i contenuti di Radio Rossonera, tutti per voi, che vi arrivano direttamente sul telefonino tramite notifiche, così non ci dovete cercare, non dovete aprire YouTube voi. Attivate la campanella, vi basta essere iscritti, vicino al tasto iscriviti, a sinistra c'è il like, a destra c'è la campanella. Cosa volete di più? Non lo so. Mettetelo, fatelo, ci perdete 3 secondi, però per noi è importantissimo. Assolutamente sì, e quindi Henry direi di partire con questi 3 giovani, uno super mega conosciuto, ormai è un nostro fedele amico, compagno di 1000 obbligo di riscatto estivi, invernali. È il nuovo Baselli, ti direi. Povero, direi di no. Direi proprio di no, spero per lui di no, anche perché la fine di Baselli la conosciamo, cioè alla fine dai non è mai arrivato in nessuna delle big. Mi trasferisco direttamente allo Sheraton, eccomi qua, per il calciomercato. Purtroppo ho trovato uno solo del 21-22, quindi un po' la porta, chiudi la porta, l'hai chiusa, esattamente. Chiudila. Caro direttore Crescitiello, direi di andare subito su David, perché ne parla oggi Gazzetta dello Sport. Pallino David, il 9 del Lille, dell'Illa si diceva negli anni '80. Piace molto, occhio al blitz in anticipo. Scrive Gazzetta che i francesi vogliono almeno 40 milioni giovani? Ah, ok, no, pensavo... giovani. Stampati da poco. Siamo su David. Non è partito benissimo quest'anno, così come non è partito bene in tutto il Lille in generale. Questa è la sua classica scheda che vi facciamo vedere ormai da 174 obbligo di riscatto. Questa è la sua stagione. Allora, 8 partite, 2 gol in Ligue 1, 2 in Conference e un gol, 2 nelle qualificazioni alla Conference e un gol. E un assist. C'è da dire che questo ragazzo poraccio, cioè, non è che non lo devo difendere, perché non è che sia partito granché, però ogni anno gli smontano la squadra, David, cioè partono tutti quelli attorno a lui e lui resta lì, poverino, a Lille. Per carità, qualche giocatore c'è ancora, qualcuno, però niente di speciale, cioè il giocatore speciale è rimasto a Lille lui. Credo che il suo contratto scada nel 2025, se non erro, giusto? Non dovrei dire. Mi pare proprio di sì. Qui non c'è scritto, ma sì. Quindi va a scadenza, cioè nel senso è l'ultima estate per venderlo, la prossima, e da adesso in poi sono 2 le sessioni in cui Lille può vendere David. Io dubito che questa cosa avvenga a gennaio, onestamente, perché piena stagione, Lille se vende anche David a gennaio, non lo so, probabilmente retrocede quest'anno, quindi non credo se ne privino a gennaio, non credo neanche che il Milan voglia andare a prenderlo a gennaio, perché comunque Jovic, Okafor che sta giocando in quel ruolo, Giroud c'è sempre, quindi non penso che il Milan vada a fare un'operazione del genere per gennaio, anche perché questo ragazzo qua se arriva a fare il titolare, cioè se spendi 30-35, adesso magari 40 no, perché è un po' too much 40.
va a scadenza, magari 40-45 ci potevano stare quest'estate, per quello che aveva fatto, cioè l'estate appena finita, per quello che aveva fatto la scorsa stagione, B per comunque 2 anni dalla scadenza ci sta che lo paghi un po' di più, è comunque un numero 9, un attaccante. Adesso magari ti puoi avvicinare ai 30-35, magari con qualche bonus, non lo so, puoi portartelo a casa. Il punto è che se fai un investimento del genere davanti, questo ragazzo fa il titolare, cioè non prendi David per fare il vice Giroud, non prendi David per fare, che ne so, quello che gioca ogni tanto in campionato, cioè lo prendi per iniziare la stagione. E in questo senso potrebbe aver senso, scusate la ripetizione, magari accordarti prima, intavolare tutto il deal per la prossima stagione, in modo che David arriva alla fine di questa stagione e inizia e lavora con Pioli, con tutta la squadra proprio dall'inizio della stagione, quindi dal ritiro, dalle varie tournée. Abbiamo visto che questa cosa comunque paga quest'anno, perché l'abbiamo visto con Reinders, con Pulisic, cioè lavorare dalle primissime fasi con tutto il gruppo ti aiuta a integrarti, ti aiuta a capire certe cose, quindi questa mossa qua un po' alla Maignan, tornando a Milan-Lille, no? Accordarsi prima per averlo proprio il primissimo giorno al termine della stagione, io le approvo sempre, perché non hai problemi di cercare, non hai problemi di andare a fare la trattativa durante il mercato, che magari le società sanno di cosa hai bisogno, di cosa non hai bisogno, quanti soldi hai, quanti soldi non hai. Io sono super fan, oltre a essere super fan di David, che onestamente è un giocatore che a me piace veramente tanto e mi piacerebbe vederlo con la maglia del Milan. Vabbè, Henry, hai detto tutto tu, insomma, serve solo i soldi a questo punto. Tu puoi parlare di Miranda se vuoi, che è il tuo preferito. No. Adesso ci arriviamo a Miranda. No, ma su David, che dire? Lascio qualche domanda aperta. Uno, sembra un giovane vecchio, anche se è un classe 2000, sembra che giochi ormai da 7-8 anni, ma in realtà ha solo 23 anni, è 1,80, quindi un certo tipo di attaccante, non è sicuramente Olivier Giroud, bisogna fare qualcosa di diverso se prendi Davide davanti, non puoi certamente appoggiarti al fisico di Davide davanti, devi arrivare in maniera diversa da lui. E l'ultima questione che ti lascio è: il Milan ha mai speso 35-40 per una punta per un giocatore in generale? Per ora no, sarebbe qualcosa di nuovo. Non dico che non lo possa 35-40 fare. in realtà sì, Chi ha preso? l'anno scorso ha speso Vabbè, 30. 35. Qua si parla di 40. Ho capito, però si parla anche di attaccante, cioè Sì. il mercato delle punte è il mercato delle punte, è un mercato diverso da quello delle promesse, dei giovani gioielli che possono esplodere, cioè il mercato degli attaccanti. Poi puoi fare la pescata come ha fatto il Leverkusen, che va a prendere Boniface. Tra l'altro ho scoperto che si dice Boniface, quindi bea la Goat della mattina del mercato, però vai a prendere Boniface a 15-16 milioni perché fa mezza stagione buona col Saint-Gilloise e ti ritrovi il capocannoniere o quasi, perché c'è Guirassy della Bundes che sta trascinando il Leverkusen, però quelle sono scommesse, mi verrebbe da dire, anche se non è magari il periodo. È il periodo. Se vuoi un giocatore che ha già uno storico importante, devi sborsare, c'è poco da fare. Dai, a proposito di mattina al mercato, Henry, visto che ha anche qui un pallino ormai di almeno un paio di edizioni di mattina al mercato, sì. Juan Miranda, terzino sinistro del Betis, che sta andando lento a scadenza in quel di giugno. Quest'anno non sta giocando tantissimo, ha giocato un po' pochino. L'anno scorso ha già Sono giocato numeri un comunque pochino di più. aggiornati a settimana scorsa, magari ha giocato una partita in più nel mentre con le nazionali, eccetera, non lo sappiamo. Non credo. Non penso che abbia Però giocato con la nazionale sono numeri spagnola. settimana scorsa. Però questo sarebbe il più classico dei vice Teo. Sì,
E non penso che possa venire qui a prendere il posto di Teo con un Teo che magari a parte ha 80-90 milioni, quello no, non è il profilo. E allora, questo E poi è a un giugno, ragazzo... no scherzo, spero proprio di no, mi sembra una buona occasione a zero, ecco, a zero. Esatto. La cosa che rende attrattivo Miranda anche a me non fa impazzire, eh. La cosa che lo rende attrattivo è indubbiamente il fatto che sia a parametro zero, perché altrimenti il nome possiamo dire che per primi abbiamo fatto noi, non tanto perché l'abbiamo accostato al Milan, ma perché lo avevamo dato come consiglio, poi qualche voce in realtà è uscita, che è un nome che a me piacerebbe anche di più in prospettiva, è quello di Sardella o Sardellà, perché ha la non È un po' il mio sogno di vedere sulle spalle una maglia del Milan con scritto Sardella, però. ma io a parte che la comprerei subito, Mm. punto 1. No, punto 2 per un semplice motivo: A è molto più giovane, B è un giocatore che soprattutto ti fa le 2 fasce Mm. e le ha già fatte con continuità nonostante la giovane età. Quindi può essere in prospettiva o il titolare a destra, chi lo sa, può Mm. farti il vice Teo, che è praticamente quasi ambidestro. Io credo che sia un nome più futuribile. Poi è ovvio che Miranda è a zero, il Milan continua a insistere perché a zero ci sta, cioè il vice Teo ci serve. Miranda mi sembra un buon nome, non mi fa impazzire come giocatore, ma mi sembra un buon nome a zero per tappare il buco di quando Teo prende la quinta munizione, e sappiamo che è una cosa che succede quest'anno. Ora, riporto più o meno quello che ha detto il buon Matteo Moretto non più tardi di un paio di giorni fa, era il 15 di ottobre, quindi più fresco di così. Il Milan sta preparando l'offerta scritta per giugno, come avevamo anticipato, e vogliono provarci al 100%. Tra i club che stanno esplorando il profilo di Miranda, per giugno però c'è anche il Barça. Che sarebbe una sorta di ritorno, di pseudo ritorno. Mm. E quindi Vedremo. staremo a vedere. Ora, Henry, qui andiamo veramente al buio, perché con tutta la buona volontà di vedere le prime partite della stagione della Zweite Bundesliga dello Schalke 04, non ce la siamo sentita, ma ovviamente non lo conosciamo. Direttamente anche qui da Sky Sport Day, qui, Florian Plettenberg scrive che il Milan è interessato, ha un interesse molto concreto per Hassan Ouedraogo. Nome, Uedraogo, dai. se qualcuno di madrelingua tedesca ce lo vuole traslitterare qui sotto, perché onestamente non so come si possa leggere. Giocatore quindi dello Schalke 04, scrive Florian, vuole incontrare lo Schalke, i boss anzi, dello Schalke probabilmente già direttamente questa settimana e sta spingendo per questo Già 17enne. aveva spinto quest'estate, c'è Mm-mm. scritto. Però non siamo i soli in teoria, poi va un po' ampliata la questione, ci sarebbe anche una questione legata al Bayern di Monaco, che come al solito quando c'è un mezzo talento della Bundesliga ci si piomba come un falco e quindi difficile andare a pescare un talento molto giovane dalla Bundes. Noi ci siamo riusciti con Malik Ciao proprio dallo Schalke 04 e vediamo un po'. La clausola di rescissione è 20. Allora, lo andiamo a vedere un secondo, perché Però, tanto 17 anni, 2006, quindi non è nemmeno maggiorenne, lo diventerà nel corso di questa stagione, visto che li compie a maggio. 1,91. assomiglia un pochino al figlio di LeBron James. Così, nota di Beh, colore. vista l'altezza, potrebbe anche essere. Gioca, come hai detto, nello Schalke, ha la doppia cittadinanza, ma ha già scelto di giocare con le giovanili, le nazionali giovanili tedesche, tant'è che gioca nell'Under 17. È nato Destro, anche lì, in Germania proprio. sì, 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 sì. A Mulheim sulla Ruhr, credo Sì. che, che sia. Scade nel 2027 e quindi penso che lo Schalke o gli arriva un'offerta importante oppure magari
può pensare di tenerlo per farlo vedere ancora di più nella prossima Bundes, sperando per lo Schalke che possa tornare su. Che non è Ora sono semplice. andata... No, non è semplice, anche perché, guarda, come vedete, ha fatto 2 vittorie in 9 partite lo Schalke, quindi non benissimo. Non so, quindi non so se riuscirà a salire velocemente. Questa è la sua stagione, come vedete ha giocato, sì, ma essendo un 17enne non è nemmeno uno che si fa 90 minuti per 9 partite, è un po' entrato e uscito per il campo. Sono andato a vedere un po' le posizioni dove ha giocato. Contate che ovviamente lo Schalke non l'ho mai visto quest'anno. Riportano che gioca 4-3-3 e lui ricopre o la mezzala di destra o la mezzala di sinistra, non, diciamo così, il vertice basso, anche se centrocampista di quel fisico eccetera, a volte magari per istinto si è portato a pensare che possa fare il vertice basso, quindi quello davanti alla difesa. E Ma invece anche comunque fa. per guardando qualche immagine qua e là, qualche video, qualche highlights, anche proprio per ci sono tante azioni difensive quelle che vengono evidenziate, tante Mm. intercettazioni, tanti contrasti. Per me questo ragazzo se decide di fare il mediano, se viene schierato mediano è molto più "funzionale" tra virgolette e può ritagliarsi una carriera in quel posto lì, perché è un ragazzo che sembra avere la stoffa. Poi perdersi ci si mette un attimo e ce ne stiamo accorgendo anche in questi giorni con quello che sta succedendo in Italia, perché comunque ancora ha 17 anni, però penso proprio che possa diventare un buon giocatore. 20 milioni sono tanti per un 17enne. No, sono tanti, però come scriveva anche Florian in un altro tweet, il Liverpool e specialmente Jürgen Klopp stanno monitorando la crescita di Owe Draogo, che tra l'altro avrebbe gli occhi addosso anche di Everton e Brighton, oltre a quelli del Bayern di Dortmund. Cioè, Bayern di Dortmund, clamorosa. Il Beh, Bayern di sono Monaco. contenti nel mentre i tifosi di tutte e 2 le Tutte e squadre. due, esatto. Che dire, allora mi verrebbe da dire che se davvero ci sono tutte queste squadre di altissimo livello su di lui, qualche qualità ce l'ha. Se inizia a gareggiare contro il Bayern e quelle di Premier, che poi vanno al rilancio a sempre più su, è difficile. Il rischio è che poi diventi una sorta di Arda Güler bis, che poi arriva quello più ricco di tutti e dice, vabbè, ma sai com'è? Me lo cappo io questo. Che dire, o arrivi immediatamente, Ci sta allora andare questa settimana, cioè poi subito, subito, va subito, preso cioè non so subito. come sia possibile, però subito, vabbè. Lo vedremo magari in futuro, chissà, Uè Draogo. Caro Harry, noi siamo arrivati in chiusura, ci ritroviamo tra Sì. poco per Chiama Milan, poi c'è lunch, il talk e poi chiudiamo così per oggi, perché tra l'altro nei prossimi giorni arriveranno un sacco di altri contenuti, tra cui cronache di Pellegatti sulla Juve, arriveranno speciali di tattica, arriverà, come detto, un approfondimento sulla questione scommesse, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, caro Harry, grazie e ciao. Ciao, ciao a tutti, mi raccomando il like. Grazie a tutti, a tra poco.